2026 ci sono le Olimpiadi invernali in Italia, Cortina, Milano. 2025 video di avvicinamento per lo sponsor principale che è Eni, Matteo Rizzo, Lollobrigida e Lucchini. Diciamo che il lavoro si divide in due, talking head classico e poi 3 atleti visti nel loro ambiente naturale. Lollobrigida in pista per la velocità, Matteo Rizzo uguale è ma di figura, quindi dovevamo trovare il modo di mettere una cinepresa sul ghiaccio. La prima possibilità era mettere la camera su un Ronin e su un operatore, però il fatto che l'operatore doveva essere prima un bravissimo pattinatore e poi anche un bravo operatore. Abbiamo optato per mettere il Ronin 2 con sopra un Alexa su qualcosa che si muovesse sul ghiaccio. La cosa che più si avvicinava a quello poteva essere un carrello. Nel nostro caso abbiamo deciso di adattare un risciò. Il risciò della Movmax, io pensavo ai pattini, però i pattini cosa hanno? Che vanno dritti e sulla pista si va in maniera circolare. Invece ad Ale è venuta in mente un'idea più geniale del tipo ma il disco da hockey non va in giro dappertutto e scivola. E allora il disco da hockey abbiamo scoperto che è fatto in Teflon, ci siamo fatti fare blocchi di Teflon che abbiamo sostituito da ruote, l'abbiamo fisicamente montati sotto il risciò in modo che potessero scivolare in tutte le direzioni e potessero essere trasportati. Delle saponette in Teflon. Come si vede c'è un palo trasversale, quello perché per muovere un risciò a quella velocità lì ci vogliono delle persone che lo spingono, che lo sappiano trattenere al fondo della curva. Quindi abbiamo preso dei ragazzi che giocano a hockey su ghiaccio, che sono abituati a spallate e a grande potenza. 2 pattinatori da hockey, uno spingeva e l'altro era molto bravo a far la leva, quindi 2 spingevano e uno contrastava per fare girare. Questi 50 kg di inerzia, se lasciati andare, sarebbero andati a schiantarsi contro il muro. Quindi c'era una persona che era adibita al tirare durante la curva il risciò. Ha funzionato. Tutto ciò è stato grazie anche al fatto di avere un macchinista particolarmente illuminato che è Marco Pirex. Il carrello è servito sia a seguire, sia a precedere, sia parallelo, insomma eravamo sempre pronti all'azione, quindi non c'era solo un movimento. Ovviamente il movimento 360, qua torno a tirare acqua al mio mulino, vuol dire avere anche una luce che funziona a 360, perché se noi abbiamo un impianto di luci che fa un fronte, a una certa, se noi ci muoviamo a 360 troveremo l'ombra della camera proiettata sul talent. Potevamo farlo con un occhio di bue. Nel nostro caso abbiamo invece adottato un impianto di luci fisse ai 4 angoli del palazzetto, più altre dislocate in punti strategici. Il vantaggio, avendo tutto controllo CRMX, è che con blackout potevamo spegnere e accendere quello che ci serviva in modo da avere sempre una luce di contro principale e una leggera luce di fill, senza proiettare l'ombra del risciò. Quindi anche qua dobbiamo ringraziare il nostro gaffer di quel lavoro, Luca Giacomelli, che è stato sempre molto attento e con blackout cercava di livellare le luci. Dimmerava, le accendeva e le spegneva a seconda del movimento. Questa cosa sembra una cosa banale oggi con i LED, perché siamo abituati ad avere controllo su quello che facciamo, ma non è una cosa così scontata, perché illuminare un palazzetto vuol dire mettere giù molta potenza in kilowatt. Diciamo che normalmente avremmo messo dei 6000, quindi le vecchie luci a scarica. Ora, in un palazzetto dello sport magari questo non è un grandissimo problema, però è anche vero che abbiamo potuto mettere parecchi pezzi senza preoccuparci di dover magari fare una richiesta specifica di corrente a 64 A o superiore. Quindi con fondamentalmente una 32 A noi abbiamo potuto illuminare tutto il palazzetto. La luce a scarica, se la accendi e poi la spegni, devi aspettare che si raffreddi per poterla riattivare. Non ci avrebbero permesso di abbassare fino a spegnere la luce e poi rialzarla subito. Siamo arrivati ad usare delle teste LED COB potentissime, perché abbiamo usato dei pezzi Godox, che erano i primi MG 2004 bicolor. Abbiamo provinato le classiche HMI M40 confrontandole con l'MG 2004, che oggi si chiama l'MG 4K e poi l'MG 6K di Godox, che sono luci meravigliose. Il vantaggio appunto è che ci ha permesso di avere una luce molto forte, di poterla modificare con delle lenti Fresnel, che ci hanno quindi permesso anche di chiudere il raggio della luce evitando di illuminare gli spalti o le parti di palazzetto che non ci servivano. Abbiamo deciso di mettere delle scene sui fader, delle scene preimpostate con luci accese e luci spente, alternate, e alzando e abbassando i fader mixavamo queste scene. In quella maniera noi avevamo sempre le luci che salivano e scendevano.
e la macchina poteva girare. Il rishow con i nostri magnifici pattini di Teflon che girava alla perfezione. Ovviamente attaccato c'era un Ronin 2, sopra c'era la nostra Alexa Mini LF che andava assolutamente alla grande. Abbiamo voluto fare dello slow-mo per vedere segnale. Avevamo un trasmettitore video, in questo caso avevamo il Vaxis, avevamo un controllo remoto del Ronin 2, il Force, che ci permetteva di controllare in tempo reale con un cavalletto la camera e il movimento della camera. Quindi mentre i pattinatori pattinavano come dei matti, noi vedevamo il segnale video e potevamo posizionare la camera come volevamo in real time. Sono a zero latency, o comunque hanno una latenza molto 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 piccola. Questo ci permette di poter controllare la camera attraverso il Force guardando direttamente nel monitor senza avere un lag che ti fa arrivare lungo sull'inquadratura. Noi abbiamo tutta una serie di trasmettitori che si appoggia sullo stesso tipo di frequenze. Abbiamo un misto Holyland Cosmo che non producono più e i nuovi Vaxis che per fortuna su una parte delle frequenze si parlano ancora. Quindi esatto. Possiamo usare gli Holyland per come sidekick ai Vaxis. Quindi c'è un Holyland per il focus puller, il Vaxis per l'operatore, il Vaxis per il direttore fotografia. Per avere un po' di slow-mo e per avere una camera un po' più sporca abbiamo utilizzato anche una Red V-Raptor. C'è il 2885 e il 75-250 che è un'ottica che probabilmente non troverete da nessuna parte perché non è più in commercio. Fatto sta che quest'ottica qua è molto bella, è molto pesante, però è full frame e ha un look particolarmente vintage. È un'ottica moderna, nitida, che però ha quella pasta cinematografica dove se c'è un highlights, quell'highlights fa puff. Quindi diciamo che non è un'ottica che ha bisogno di un filtro promised. Mentre invece tipo le Nisi, Athena, sono molto pulite, molto molto cliniche e loro hanno bisogno di essere aiutate per avere quel puff nelle alte luci, che ovviamente a noi ci piace, fa un po' di magia. Quindi abbiamo usato due macchine, una lavorava all'esterno sulla parte alta, molto telata. Ho fatto anche delle cose da terra. Rack focus a mano molto violenti o comunque un po' dinamici. E l'altra macchina invece molto stabile che si muoveva su carrello. Questo è il racconto di Lollobrigida del suo percorso. Quando è arrivato Rizzo, che faceva pattinaggio di figura, ci ha fatto vedere che faceva dei magnifici salti, che faceva dei movimenti. Il regista voleva fare delle frenate in camera con il ghiaccio che arrivava verso l'ottica e queste cose qua, e noi ovviamente abbiamo voluto sperimentare anche delle altre cose. Abbiamo utilizzato anche la Snoricam. Al regista Andrea Casadio è piaciuta questa idea della Snoricam, ma voleva aggiungere una complessità. A lui piaceva l'effetto slow shutter, cioè diceva ok, mi piace questo effetto che la camera sia solidale all'atleta, ma voglio vedere le scie. Però se io fossi a casa mi chiederei che cos'è una Snoricam, perché magari non lo sanno tutti cos'è una Snoricam. È una camera che normalmente tende a riprendere. A volte viene chiamata bodycam. Bodycam. Google mi dice che il nome deriva dai registi islandesi Einar and Eyjur, sicuramente l'ho sbagliati, Snorri, noti come i fratelli Snorri, che ne hanno perfezionato e reso celebre utilizzo negli anni 90. Ok, quindi una camera che ti monti addosso e rimane attaccata a te. Sta solidale al tuo corpo e si muove esattamente come il tuo corpo, quindi vedi tutto il mondo che si muove così, ma la tua faccia sta solidale alla camera. Ovviamente se tu metti una macchina da presa, che sia grande o piccola, agganciata a un palo davanti a te, questa ti genera una tensione. Ovviamente lui era un atleta ed era bravissimo, aveva gli addominali. Normalmente dietro hanno dei contrappesi, quindi viene controbilanciato. L'abbiamo controbilanciato con un trasmettitore e dei pesetti. Oltre alla Snoricam abbiamo aggiunto anche l'effetto slow shutter, che banalmente avere un tempo di otturazione molto molto lungo. Quindi se normalmente noi giriamo a 25 fotogrammi al secondo perché siamo in Italia, magari uno slow shutter lo facciamo a 5 o a 8 fotogrammi al secondo e magari spingendo l'otturatore anche a 360 gradi. Molti mi diranno cosa sono i gradi, lo spiegheremo un'altra volta, però sappiate che è avere un otturatore molto molto lento, quindi qualsiasi cosa che viene ripresa da quell'otturatore lascia delle scie. Questo effetto viene anche chiamato step printing o effetto Wong Kar-wai. Noi lo chiamiamo slow shutter e si basa sul motion blur che lascia l'otturatore aperto della macchina fotografica, della cinepresa. E è stato un bel lavoro, ci siamo divertiti, abbiamo lavorato 2 giorni al freddo. Che... C'era tutta una parte che ovviamente a noi ha divertito di meno, che non abbiamo raccontato, che è la parte di intervista, dove avevano costruito una parete con una superficie
plastica, un telo di tipo nylon, una cosa del genere, che sembrava ghiaccio. Quindi abbiamo rubato una palestra, una Sì. bociofila, non mi ricordo cosa fosse, l'abbiamo interamente capannata per non avere luce ovviamente non controllabile. Esatto. E abbiamo rifatto la luce da zero con questi teli di plastica illuminati da dietro, da di fianco, e poi il nostro talent illuminato in maniera classica. Che raccontava esperienze della sua vita perché, appunto, raccontava storie in merito allo sport. Quindi ringraziamo Andrea Casadio, che è il regista, che ci ha creduto in noi, ci ha chiesto delle cose pazze e noi speriamo di averlo soddisfatto. Ringraziamo Davide Mela, che era il producer della CDP, che si è occupato dell'esecutiva. Ci ha coinvolto in questo Non progetto. mi ricordo il nome dell'agenzia, me ne dolgo. E poi ringraziamo la squadra, che era Davide Fase Pasian come First IC, come focus puller, il gaffer era Luca Giacomelli, il K-grip era Marco Piretto Pirex, Garrone. e poi c'erano tutti gli altri ragazzi, elettricisti, macchinisti, c'era... Che c'era l'altro? Beh, comunque ci sono i credits.